Progetto mosaico. Dovete avere un po' di pazienza, chi è che è la prima volta che mi sente parlare, perché è un progetto articolato, ha delle sfumature che hanno molto a che vedere con quello che attualmente è un po' la condizione umana. Cioè, direi che siamo di fronte a cambiamenti epocali, come è sempre stato nella storia, ci porta ovviamente a spostarci, a cambiare da quello che ormai sono le condizioni stabilite da diverso tempo.
deve essere di fondo una spinta umanitaria. C'è un senso di umanità che ci permette di guardare al nostro prossimo, di guardare a quello che è la civiltà nella quale viviamo e grazie a quella capacità di osservare certi dettagli accorgersi, ripeto, per senso di umanità, di quello che potrebbero essere quegli elementi che possono aiutarci a migliorare non solo la nostra esistenza nella direzione di un benessere sempre più estremo, ma di un benessere più profondo che ha a che fare proprio con l'evoluzione stessa della razza umana. Capisco che il concetto è percepito e avvertito come qualcosa di ambizioso, ma tutti i sogni lo sono. Però il visionario è sempre quello che riesce a guardare la condizione attuale e riuscire a cogliere quale potrebbe essere la strada da intraprendere per far evolvere poi e crescere l'intera umanità. Sono partito da questa analisi, vediamo se riesco a portarla da questa parte. Quello che ho osservato in questo mondo è che ci sono delle dipendenze e queste dipendenze sono assolutamente oggettive, noi le troviamo ovunque. Queste dipendenze hanno a che fare con tutto quello che sono le attività produttive di questa civiltà. Siamo dipendenti per quanto riguarda il cibo, l'alimentazione. Siamo dipendenti per quanto riguarda la mobilità. Dipendenti da che cosa? Da un sistema che abbiamo creato. E queste dipendenze sono assolutamente oggettive. Questo modo con cui noi sviluppiamo e ci siamo mossi negli ultimi 200 anni ha prodotto una serie di problemi, innanzitutto per esempio a livello ambientale. E quindi adesso riuscire a fare questa inversione, per esempio sull'utilizzo dei carburanti fossili, diventa molto complicato. L'innovazione nella direzione della sostenibilità ci viene incontro, quindi la tecnologia c'è. Il problema è l'implementazione di tutto questo, perché ci sono risorse economiche che devono essere spostate da una parte a un'altra. E questa è una parte. E riuscire a fare questa inversione è comunque l'interrogativo che non soltanto a me viene, ma ci sono governi, ci sono organizzazioni intere che stanno cercando di comprendere come poter iniziare a ridurre questa tendenza per andare verso un'altra parte. In Europa esiste un progetto che si chiama Horizon 2020, dove, ripeto, sulle dipendenze c'è un vantaggio, perché la tecnologia in questo senso ci viene incontro, si sviluppano sempre di più sistemi che vanno a produrre energia in un altro modo, che vanno a sopperire in questa maniera di produrre alimenti e tutto il resto. Quello sul quale mi sono di più concentrato è il problema dell'assuefazione. Mi sfidi con quelle scarpe! L'assuefazione che vuol dire? Che tutta una serie di comportamenti sono ormai diventati una consuetudine tale per cui, per quanto noi ci sforziamo di cambiare direzione, anche utilizzando, ripeto, le scoperte tecnologiche che vengono sviluppate continuamente, la mentalità su cui tutto questo appoggia è ancora una vecchia mentalità, io non direi consumistica, perché il problema non è soltanto del modo con cui noi consumiamo, cioè prendere la direzione di una decrescita felice. Bisogna capire cosa vuol dire questa parola. E secondo me non vuol dire granché se non affrontiamo il problema più importante, che è quello di come le teste funzionano, di come le persone sono assuefatte o abituate a condurre la loro esistenza.
l'idea è che, volente o nolente, la situazione epocale che si sta venendo a verificare sta costringendo l'umanità e comunque le persone a rimettersi completamente in discussione, e quindi tutto quello che per loro è consolidato ed è ormai diventato un'assuefazione al sistema attualmente in essere, piano piano viene a sgretolarsi e serve un supporto. Oltre al fatto che io credo che iniziare a ragionare in termini di costruire una qualità di uomo, di individuo migliore, superando culturalmente l'uomo attualmente formato, sia una cosa auspicabile. Quindi, al di là poi delle analisi dalle quali può essere partito il progetto Zaino, fondamentalmente, ripeto, c'è un senso di umanità, avendo acquisito tra l'altro tutta una serie di saperi in merito a come funziona l'individuo e quali sono i potenziali che ognuno di noi in realtà può esprimere e che ancora non ha espresso, non può che sorgere a un certo punto la necessità di sviluppare un tipo, la parola è riduttiva, formazione, o meglio ancora educazione, dalla parola stessa lo dice, educere, portare fuori, portare alla luce quello che ancora di noi non si è completamente sviluppato. Ed è lì che è andato tutto il tempo di questi anni, da quando ho iniziato a farmi le prime domande, fino a poi a sviluppare piano piano non solo un sistema per arrivare a produrre questo, ma anche pensare un tipo proprio di percorso, una rivoluzione culturale che manca, è quella che abbiamo bisogno. E pensando questa cosa, piano piano si sono sviluppati tutti gli strumenti necessari per arrivare a questa cosa. Tutto questo è il progetto Zion. Il progetto Zion vuol dire quello, il nome mutuato dalla pellicola di The Matrix, dove a Zion abitano coloro che in qualche modo sono riusciti a uscire dai meccanismi del mondo per andare incontro ai cambiamenti epocali nei quali ci stiamo trovando. Il problema di fondo qui è culturale. Quando parliamo di assuefazione stiamo parlando di una forma mentale, quindi stiamo parlando di una cultura nella quale ci siamo sviluppati, che ci ha spinto a pensare alla nostra vita solo in un modo. Non basta fare formazione, non bastano gli incontri, bisogna creare, come è scritto qua, un nuovo modello economico-sociale.